Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e oggi vediamo la prima bicicletta al mondo con sensore di coppia da 20 pollici con un motore a hub non centrale, quindi messo sulla ruota posteriore da 250 watt. Nel video precedente di unboxing abbiamo visto insieme che cosa arriva con questa bicicletta, abbiamo visto che si arriva con l'acceleratore ma non è installato, quindi hai l'opzione di installarlo o utilizzare la bicicletta esclusivamente a pedalata assistita, quindi essere conforme alla legge attuale per le biciclette a pedalata assistita. Non solo questa bicicletta, essendo da 250 watt ed essendo limitata a 25 km all'ora, è completamente conforme anche da quel punto di vista. Ok, adesso vediamo la velocità massima della DYU T1 soltanto con l'acceleratore. Ti ricordo che questa bicicletta arriva con l'acceleratore non montato, dovrai montarlo eventualmente se la legge dove la vorrai utilizzare lo permette. In Italia l'acceleratore è bandito, quindi non si può utilizzare, ma ti faccio vedere lo stesso. La velocità è di 23 km all'ora. Ma come si comporta in pedalata assistita? Naturalmente è diversa da tutte le altre biciclette che abbiamo visto sul canale, perché questa bicicletta è la prima e l'unica che ho mai visto con il sensore di coppia, nonostante che abbia un motore a hub, quindi il motore dietro non è motore centrale. Adesso spingo e appena spingo il pedale la bicicletta mi aiuta un po' di più, diciamo alleggerisce la fatica che potrei fare, perciò adesso cercherò di fare più fatica mettendo sul rapporto più piccolo. E quindi adesso spingo e la bicicletta lo sento che mi aiuta. Molto buona la risposta del motore alla mia spinta, mi aiuta infatti immediatamente appena inizio a far fatica. Adesso cerco di far fatica di più e vediamo a quanto andrà al massimo. Sento che il motore aveva più spinta, ma sento che si limita appena tocco i 25 km all'ora. La DYU T1 è anche completamente pieghevole, facilmente trasportabile. Tra l'altro, come vedi, è fatta molto bene per il trasporto. Possiamo trasportare tranquillamente la bicicletta piegata, quindi metterla in un ascensore, appoggiarla tranquillamente su questo cavalletto. È molto rapido anche riaprirla e metterla a posto. Come vedi, 2 mosse e la bicicletta è pronta. Naturalmente, oltre ad essere pieghevole, quindi trasportabile facilmente, pesa relativamente poco per la sua performance e anche per la capacità di portare 125-127 kg di carico. Proviamola adesso nella solita salita soltanto con l'acceleratore. Devo essere sincero, non sono tanto curioso di sapere a che velocità arriverà con l'acceleratore quanto il suo comportamento in salita, visto il sensore di coppia unico del suo genere su una bicicletta del genere. Intanto ti dico la velocità massima soltanto con l'acceleratore nel punto più ripido della solita salita di 16 km all'ora, che è niente male per una bicicletta da 36 volt 250 watt di motore. Ottima anche la frenata. Adesso ho messo sul rapporto più grande, vediamo cosa succede, come mi assiste la bicicletta. Devo dire che non faccio fatica, praticamente mi appoggio, spingo un pochino il pedale e la bicicletta mi aiuta. Sono a 11 km all'ora, assolutamente non faccio fatica, ma non sento, diciamo, la bicicletta che va di più di quello che voglio, come le altre biciclette che non hanno sensore di spinta o sensore di coppia, ma hanno il sensore di velocità di pedalata. Questo
invece funziona benissimo come coppia. Vediamo adesso se metto sul rapporto più difficile e spingo, ecco sì, si sente benissimo che è un vero sensore di coppia, che non so sinceramente come hanno fatto, perché è il primo del suo genere, non l'ho smontato, adesso spingo un pochino di più e sento proprio con la mia spinta che il motore spinge e mi aiuta a fare meno fatica. Naturalmente non è con una bicicletta che va da sola, questo infatti è il senso del sensore di coppia, che fa sì che la bicicletta sarà molto più efficiente rispetto al sensore di pedalata. Pesa circa 19 kg senza batteria, con la batteria 22,5 kg, quindi davvero leggera per il carico che supporta, e questo grazie al telaio in lega di magnesio, non in lega di alluminio, differentemente rispetto alle altre biciclette che abbiamo visto sul canale. Naturalmente per restare leggera abbiamo alcuni sacrifici, infatti non abbiamo nessun ammortizzatore né davanti né dietro, ma abbiamo in compenso un ammortizzatore sotto il sellino. Vediamo come se la cava l'ammortizzatore sotto il sellino con questo dosso. Devo dire che l'ammortizzatore è ottimo, il sellino un po' rigido, a me piace un po' più morbido di così, però per il peso che ha questa bicicletta è di tutto rispetto. Dimmi come ti sembra sui San Pietrini. Pensavo peggio, invece no. L'ammortizzatore del sellino fa il suo lavoro? L'ammortizzatore del sellino fa il suo lavoro, sì. Il sellino, come vedi, è di altezza regolabile, ma anche l'ammortizzatore in realtà si può regolare a seconda del proprio peso tramite questa brugola. Peccato però per il manubrio non di altezza regolabile, infatti questa bicicletta consigliabile per un'altezza minima di 160-165 cm fino a un massimo di 195 centimetri. Infatti, come vedi, io essendo alto 170 arrivo col ginocchio fino a qui. Se curvo troppo, come vedi, tocco il ginocchio. Ovviamente se curvi da fermo, quindi così puoi farcela tranquillamente perché il manubrio non è tanto largo. Se stai andando veloce naturalmente non andrai a curvare in questo modo, ma sicuramente al di sopra di 190-190 centimetri sarà fastidiosa questa cosa. D'altra parte il manubrio è abbastanza lontano da te ed è abbastanza comodo per tutte le altezze intermedie. Con la T1 arrivano un paio di chiavi per sbloccare la batteria e ricaricarla eventualmente a parte, ma si può anche ricaricare direttamente sulla bicicletta con il caricabatterie in dotazione con connettore DC 5.5 2.1 che da 42 volt 2 A. La capacità della batteria è di 10 Ah e 36 volt, che è il voltaggio nominale della batteria per 10 Ah sono 360 Wh, più che sufficienti per alimentare questo motore da 250 Watt. Il caricabatteria ovviamente da 2 A, 10 Ah diviso 2 carica la batteria totalmente da zero in circa 5 ore. Naturalmente questa bicicletta, rispettando la normativa, non supera i 25 km all'ora, ma sia sul piano e specialmente in salita non puoi non notare la sua coppia spinta in salita e il suo voler superare questi 25 km all'ora, solo che è limitata da software. Ho chiesto alla DYU se si può sbloccare, mi hanno detto di no. Sono sicuro che si possa fare, e se lo sai fammi sapere come nei commenti. Mi piace tantissimo il comportamento del sensore a coppia, che misura non solamente la coppia ma la velocità di pedalata e la cadenza per regolare la potenza del motore. Per quanto riguarda il cambio, è un cambio dello Shimano a 7 rapporti con 7 pignoni dietro e una corona davanti. Il cambio a levetta è molto comodo sia come funzione ma anche come posizione. Per quanto riguarda invece l'acceleratore, è un po' strano, diverso dagli acceleratori soliti sulle altre biciclette, ma devo dire che è graduale e funziona molto bene. Abbiamo un doppio freno a disco meccanico sia davanti che dietro, molto buono sia come precisione, quindi è graduale e anche deciso, con queste gomme molto buone con aderenza ottima su strada da 20 pollici per 2,12. Sul manubrio, oltre al campanello integrato nella leva del freno, non abbiamo altro che questo
schermicino piccolino con questo pulsante che si tiene premuto si accende la bicicletta, bisogna tenerlo premuto per qualche secondo per lasciarla accesa, e lo stesso anche per spegnerla con l'indicatore a 3 palline LED per quanto riguarda la capacità residua della batteria. Una volta accesa la bicicletta, lo stesso pulsante si può utilizzare per accendere e spegnere la luce a LED anteriore abbastanza potente. Infatti, non avendo nessun display multifunzione che ti mostra la velocità o ti mostra anche i chilometri percorsi, è stato molto difficile calcolare l'autonomia, che dai miei esperimenti è risultata circa 40-50 km con l'acceleratore, naturalmente tutto sul piano, e ovviamente non ho misurato la velocità, quindi andavo nelle strade normali che utilizzo per fare i test. Per quanto riguarda invece l'autonomia con pedalata assistita, sicuramente sarà di più, ma non riesco a darti una quantificazione di quanto, perché dipende tantissimo da quanta forza applichi sul pedale e specialmente per le salite, perché sul piano ovviamente ti assiste, ma di pochissimo se non vai a spingere tanto. Sulla salita ti aiuta tantissimo, quindi differisce e varia tantissimo rispetto all'acceleratore. E nonostante che non abbia questo display multifunzione, non ha un'applicazione solita per esempio delle altre biciclette mini della DYU, la ritengo una delle più avanzate attualmente tecnologicamente, specialmente per questo sensore particolare di coppia cadenza e velocità di pedalata. Purtroppo dietro non abbiamo nessuna luce a LED, ma abbiamo solamente un catarifrangente, e se hai visto il video precedente di unboxing, che ti lascio sempre nella descrizione del video, avrai sicuramente visto che questa bicicletta arriva anche con dei parafanghi che potrai montare eventualmente. Consiglio vivamente però di montare quello davanti almeno, anche se quello dietro è sempre più utile per quanto riguarda la funzione vera e propria di parafango. E questo perché, avendo il manubrio non di altezza regolabile, questa parte del cavo che va dentro molto lunga, ma è stata fatta apposta lunga per poter piegare facilmente il manubrio, ecco, quando curvi tanto rischi di toccare il cavo con la gomma. Infatti, mettendo il parafango eviti proprio questo. E se stai cercando una bicicletta facilmente trasportabile, pieghevole, leggera, piccola da portare in giro, con vero sensore di coppia a basso costo, se hai sentito bene, anche se costa circa 850-900 euro con il coupon sconto che ti lascio nella descrizione del video, speriamo che me lo facciano 850, ovviamente sto discutendo non per me ma per te, ecco, questa bicicletta da tenere sicuramente in considerazione. Per quanto riguarda l'impermeabilità dichiarata è IP54, quindi in teoria potrai viaggiare tranquillamente sotto una leggera pioggia, puoi andare tranquillamente in pozzanghere, non puoi lasciarla sotto la pioggia, non tanto quanto le altre biciclette, nel senso che questa è più impermeabile non avendo il display multifunzione, perché generalmente è quello che si guasta sotto la pioggia. Qui non ce l'abbiamo, quindi abbiamo una protezione maggiore per la pioggia. In ogni caso non metterla sotto la pioggia e non puoi immergerla. Se hai delle domande, come al solito, lasciale giù nello spazio commenti. Nel frattempo ti saluto e ciao, alla prossima.